Benvenuti a tutti. Questo articolo parlerà degli extraterrestri, degli UFO e delle personalità spirituali. Il tutto è stato desunto dai studi e approfondimenti della quinta rivelazione epocale, nota come il libro di Urantia. Sgombriamo subito il campo iniziando dagli oggetti UFO, ovvero dagli oggetti volanti non identificati. La stragrande maggioranza degli UFO non corrisponde ai velivoli extraterrestri, ma la loro provenienza è tutta terrestre e gli esperimenti di tali mezzi è ormai una realtà tenuta nascosta da oltre 60 anni. Ho detto la stragrande maggioranza per il semplice fatto che una piccolissima parte rientra negli oggetti naturali che si trovano nel raggio gravitazionale terrestre. Sulle civiltà extraterrestri c'è da dire molto, anzi, la cosa più sorprendente è che con sicurezza il nostro sistema solare ospita un'altra civiltà, e probabilmente non solo una. Le ipotesi sono concentrate sui satelliti di Giove e comunque la tipologia di questa prima civiltà viene descritta esattamente nel libro di Urantia e vengono chiamati non-breathers, ovvero non respiratori, dato che i pianeti abitati da queste creature non hanno atmosfera e quindi ossigeno, ma il loro sistema integrato di respirazione e alimentazione in una sorta di tuta naturale gli consente di poter respirare e nutrirsi autonomamente, a prescindere dalle condizioni del pianeta. Tutte le grandi civiltà della nostra galassia, ma anche in genere di ogni altra galassia, si dividono in civiltà precedenti l'era di luce e vita e civiltà posteriori all'era di luce e vita. La differenza delle due tipologie può essere spiegata in termini umani attraverso i significati di dimensioni diverse. E facendo un esempio si può immaginare che la nostra civiltà in 3D sia visibile ad ogni altro tipo di creature, ma che una volta entrata in 5D sia invisibile alla terza D. Anche i pianeti che passano in un'altra dimensione, appunto di luce e vita, o se volete in quinta D o altra dimensione, sempre a titolo esemplificativo e non di reale confronto, scompaiono dall'orizzonte della vista fisica e vengono agganciati al sistema moronziale o supermateriale dei pianeti. Così, nei primi stadi di sviluppo dei pianeti, esistono queste due demarcazioni tra pianeti fisici e pianeti supermateriali, che indicano anche il grado di sviluppo scientifico, intellettuale e spirituale di quel mondo. Le civiltà anteriori all'era di luce e vita, come le nostre, generalmente non hanno le tecnologie adatte per poter intraprendere viaggi galattici o interstellari, e anche la loro condizione spirituale è altrettanto arretrata. Le civiltà posteriori all'era di luce e vita, anche ai suoi primi stadi, dato che intercorrono anche decine di migliaia di anni fino all'ultima evoluzione, sarebbero in grado di percorrere lo spazio e spesso lo fanno, ma la loro levatura spirituale e il contatto sia a terra che attraverso i canali spirituali universali li rendono eventualmente dei visitatori invisibili agli occhi umani e comunque consapevoli di non poter interferire con civiltà preluce e vita. Oltre alle civiltà extraterrestri esistono le personalità spirituali, da non confondere con le entità spirituali, che non hanno forma. Infatti, ogni creatore del grande universo deve avere necessariamente una forma e una personalità per poter interagire con esseri della stessa categoria, oppure di altri livelli. Il metro di misura nel grande universo è l'elevazione spirituale e ogni forma è correlativa alla sua essenza spirituale, cioè la forma umana è quella più densa e anche la sua essenza spirituale è tra le più basse. Le forme via via meno dense non significa che sono eteree, ma che sono invisibili alla nostra vista, che è limitata ad una certa gamma dello spettro elettromagnetico. Più si procede verso la perfezione dell'essenza spirituale, così sempre più queste forme corrispondono alla stessa bellezza spirituale. Oggi i nostri corpi non rispecchiano l'elevazione spirituale di ciascuno, ma elevandoci a livelli più alti, la bellezza spirituale si manifesta attraverso la perfezione di forma corrispondente. Insomma, si è belli dentro come si è belli fuori. Quindi le sole personalità reali e non fittizie hanno tutte dei corpi, delle forme, dato che l'archetipo della forma è lo stesso spirito,
e il corpo fisico ne rappresenta soltanto l'ombra di tale forma spirituale, non viceversa. Per come abbiamo spiegato, sia che si tratti di civiltà precedenti o posteriori all'era di luce e vita, per un motivo o per un altro queste civiltà non potrebbero contattarci, ma al più si limiterebbero ad osservarci. Le uniche personalità preposte a contatto con i pianeti sono quelle spirituali, della gerarchia divina del Padre universale, eterno e infinito, ovvero la progenie dell'assoluto, dove un esempio concreto lo possiamo trovare nel conferimento di Gesù Cristo Michael, figlio creatore del nostro universo locale di Nebadon, nonché incarnazione mortale di Jeshua ben Joseph. Ma ogni civiltà planetaria è visitata almeno da 7 rappresentanti dei figli di Dio. E anche il nostro pianeta ha avuto ben 4 visitazioni in carne e sangue, costituite dal principe planetario e i suoi 100 membri supermateriali, anche noti come noditi o giganti o nefilim, la coppia di figli materiali, nota come Adamo ed Eva, gli elevatori razziali e spirituali o adamiti. Quando nella Bibbia si parla appunto di figli di Dio che si unirono con le figlie degli uomini, sono queste 2 razze, i noditi con gli adamiti. E inoltre ci fu l'incarnazione di Machiventa Melchisedè, scambiato all'epoca di Abramo per Dio, mentre i Melchisedè sono una specie progenie del nostro creatore Michael e vengono chiamati gli insegnanti degli universi e hanno il consenso di agire autonomamente nel momento in cui in certi pianeti la sorgente della fede e della verità è prossima alla scomparsa. Così Machiventa e i suoi discepoli non solo crearono il monoteismo con il capostipite Abramo, ma diffusero la vera fede e quindi la religione rivelata in tutti i continenti allora noti, in particolare in Oriente, dove fiorirono di lì a pochi anni molte filosofie e religioni. Le principali religioni orientali, infatti, derivano dagli insegnamenti dei discepoli di Machiventa. A proposito dei figli di Dio, una particolare specie di angeli, i serafini, ed altre creature simili, compiono viaggi interstellari con il proprio corpo, senza usare mezzi artificiali, e le attività più frequenti di queste speciali creature riguardano i mondi delle dimore, ovvero i mondi supermateriali del dopo morte. Ma è possibile che in alcune circostanze possano fare da intermediari tra gli studenti dei mondi superiori che si recano nei pianeti a titolo speculativo. Il cosmo, il grande universo, non è abbandonato a se stesso e le creature in evoluzione nei pianeti non possono liberamente incontrare altre civiltà, ma tutto è sotto controllo perché ogni pianeta è collegato tramite un flusso spirituale con le sfere superiori dalle quali derivano le direttive e tutti gli aggiornamenti relativi a quello specifico quadrante stellare. È impossibile negare la presenza di razze extraterrestri, perché queste rappresentano la semplice realtà universale, quindi sarebbe del tutto fuori luogo credere solo che esista la razza umana. Ma nonostante esistano una serie non infinita ma catalogata di creature diverse dall'essere umano, la presenza sul nostro pianeta o i supposti contatti non possono essere realistici e il motivo è dovuto a più di una causa, ma che non rientra nella trattazione del presente articolo. Non si tratta di negare gli avvistamenti o i contatti, ma soltanto di attribuire questi fenomeni ad un'origine diversa. D'altra parte, il discorso del primo contatto, alla luce della rivelazione, è un dato di fatto che è già avvenuto nella storia dell'umanità e che certamente avverrà di nuovo. Secondo le nostre informazioni, poi, tra non molto tempo la nostra cultura incontrerà di nuovo eminenti esponenti del governo divino e invertirà per sempre questa tendenza all'autodistruzione. Finalmente avremo delle personalità divine che ci istruiranno sulla nostra evoluzione e sulla vita del cosmo.